Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua micro, piccola, media azienda o organizzazione nel fare decisioni più rigorose dal punto di vista statistico. Oggi ti presento un caso che ha a che fare ancora una volta con l'ambito medico. Abbiamo un dataset di nome cuore.csv e troviamo una serie di righe di pazienti e una serie di indicatori che possono indicare o meno se hanno avuto un infarto. Qui ci spiega le variabili e questa cosa l'ho apprezzata perché va a seguire una buona pratica che ho consigliato in una puntata del podcast, e qui dice di fare delle cose, cioè delle trasformazioni su cui non mi trovo particolarmente d'accordo, perché come scopo questo dataset ha un'analisi esplorativa. Di solito questo tipo di trasformazione lo si usa quando si vuole fare specifici tipi di analisi. Poi mi sono segnato che questa persona offriva $5 per fare un lavoro del genere, cifra che è assolutamente fuori mercato. Andiamo a vedere i dati. Essenzialmente non vedo buchi, abbiamo 300 righe, un numero sufficiente. E a differenza di altri casi dell'ambito medico abbiamo variabili esterne, non interne ospedaliere, cioè esami che la persona spiega qui. Visto che si tratta di esami, visto anche che in letteratura si trova tantissimo di come queste variabili prevedono questa variabile obiettivo che la persona documenta all'interno della sua richiesta, non sarà tanto un discorso di trovare variabili significative che spiegano l'evento di interesse, ma del grado di bontà del modello. Io mi aspetto già un modello molto buono, bisogna vedere quanto buono. Comunque, torniamo su JASP, il mio programma di interfaccia grafica per la statistica preferito. Ho iniziato facendo una statistica descrittiva e qua si nota immediatamente una cosa, che abbiamo una frequenza per assenza o presenza di infarto quasi uguale. Questo cosa significa? Che come in un altro caso, cioè il video sui guasti elettrici, abbiamo a che fare con un dataset che è stato già ritoccato. È difficile per un evento del genere avere un 50-50. Questa informazione unito al budget offerto dalla persona, unito alla documentazione, mi porta a pensare che in realtà la richiesta viene da uno studente e che quindi questa documentazione viene dal compito, perché di solito le persone non sanno che serve documentare i dati che consegnano al fine di farli analizzare. E non a caso io ho specificato questa buona pratica e altre all'interno di un episodio del podcast dedicato. Il modello logistico che prevede la variabile dicotomica sì-no sarà anche performante per questo discorso qua, perché abbiamo una variabile obiettivo equamente grosso modo distribuita, cosa che nella realtà non succede praticamente mai. Andiamo a fare le nostre regressioni. Qui ovviamente, visto che abbiamo una variabile obiettivo categoriale, non possiamo farle su JASP, ci servirebbe andare ad utilizzare una libreria apposta su R. Quindi ci tocca andare direttamente al modello e vedrai che la cosa un po' si allunga se non abbiamo le correlazioni che ci filtrano già cosa mettere all'interno del modello o meno. Quindi come variabile obiettivo abbiamo questa, covariate abbiamo queste, i fattori mettiamo questo, possiamo eliminare un po' di variabili, sicuramente l'intercetta e anche queste due, inizierei con queste, quindi l'intercetta e questa. Poi con mia sorpresa età non risulta significativa, ma probabilmente togliendo qualche variabile tipo questa e anche FBS lo toglierei, e anche questo. Sorprendentemente rimane non significativa, proviamo a toglierla, ma probabilmente c'è qualche collinearità con una di queste variabili, nel senso che all'aumentare dell'età probabilmente aumentano anche i rischi di avere dolori al torace, così come tutto il resto. Questa è la mia ipotesi, comunque togliamola. A questo punto però colesterolo diventa non significativo, cosa che è molto strana. Togliamolo anche lui. Qua dentro
Vedi che abbiamo una variabile chest che è non significativa, ma tutte le altre sì. Per un principio la lasciamo perché la maggior parte risultano significative. Lo stesso discorso vale per slope, anche se qua ne abbiamo due, quindi è un po' più scivoloso il discorso. Quindi essenzialmente il nostro modello ha un grafico di diagnostica a posto e volendo si potrebbe fare anche un modello classificativo che ci mostra la matrice di confusione che ci dà l'accuratezza e l'errore. Questo è l'albero decisionale, target è questo, variabile abbiamo max hr, rest, bp, chest, pain, sex, slope e ca, che vuol dire numero di vene colorate da un tipo di esame. Ok, questa è la nostra matrice di confusione. A occhio direi che il risultato è buono ma non ottimo. Sì, l'accuratezza è il 70%. Si può migliorare come? Allora, il modello dice che noi nel 72% dei casi riusciamo a prevedere correttamente la variabile obiettivo, cioè la presenza o l'assenza dell'infarto. Nota bene che, visto che abbiamo una variabile obiettivo bilanciata, grosso modo, questa accuratezza non ha differenze se vogliamo prevedere il no o il sì. In un caso reale avremmo più prestazioni a prevedere il no che il sì, perché il sì è più difficile da riscontrare, abbiamo meno frequenza. Come possiamo migliorare il modello? Essenzialmente studiandoci queste due variabili, cosa che si poteva fare anche all'inizio. Quindi facciamo descrittive di cosa? Di max hr e rest bp. Essenzialmente qual è l'obiettivo qua? Fare un grafico per vedere se si distribuiscono come delle normali. La risposta è sì, anche se abbiamo una leggera simmetria, in un caso a destra, in un caso a sinistra, ma io direi che qui non servono trasformate e potrebbero migliorare le prestazioni del modello. Poi nel modello di prima noi possiamo fare il grafico del modello, viene fuori una cosa molto carina da leggere. Non a caso il modello albero per i non addetti ai lavori è il più comprensibile in assoluto, anche rispetto al modello logistico che è il modello più basilare per questa categoria di problema. Usiamo un modello di foreste casuale che è una versione più avanzata dell'albero decisionale. Mettiamo dentro questo, rest bp, max hr, chest e ca, e come vedi, nonostante abbiamo l'accuratezza sulla parte di test aumenta rispetto all'albero decisionale. Direi che abbiamo sì, un 10% in più, che poi andrebbe valutato con un test se conviene. Bisogna vedere anche la stabilità di questo modello, cosa che è un altro discorso ancora più fine. Diciamo che io in questo video ho utilizzato un approccio da informatico, cioè direttamente sul modello, a parte questa statistica descrittiva all'inizio che mi serviva a controllare questa frequenza, perché essenzialmente JASP ha dei limiti per quanto riguarda lo studio delle variabili dicotomiche. Se io avessi utilizzato POSIT come in qualche video precedente, questo problema non sorgeva e avrei impiegato anche meno tempo per fare scelta delle variabili, che qui ho fatto praticamente a mano. Nel caso del modello di regressione lineare ci sono dei metodi che ti consentono di fare già vari modelli e scegliere quello che ha le variabili migliori. Cosa ci portiamo a casa da questo video? Innanzitutto che abbiamo un dataset fatto a tavolino e quindi abbiamo già prestazioni molto buone e non c'è tanto lavoro da parte mia, perlomeno su JASP. Se lo facessi su R il discorso cambierebbe. Il modello si può ottimizzare al di fuori di JASP, io penso che si può arrivare tranquillamente ad un 85%. Quando consegni i dati, secondo me è una situazione che non mi succederà praticamente mai, ti chiedo di non bilanciare le classi. Questo lavoro di bilanciamento lascialo fare a me, perché esistono tante vedute in letteratura sul come fare questo bilanciamento. Io rientro un po' nei massimalisti che tentano di non fare questa cosa per una serie di motivi. Ne dico soltanto uno: se tu bilanci e non mi dici quant'era la proporzione in origine, poi io non posso fare una cosa, la correzione di questa accuratezza per la proporzione di bilanciamento fatta all'inizio. Ovviamente, dopo che faccio questa correzione, non avremo più un 70%, avremo sicuramente qualcosa di più basso. Questo tipo di approccio al ribilanciamento, dico che è una cosa molto minoritaria. Io la conosco semplicemente perché ho avuto la benedizione da parte del cielo, oppure se ti senti più laico, la fortuna
di avere un professore che aveva questa sensibilità. A tante altre persone là fuori non è andata così. Cosa succede se tu non fai questa correzione che ti sto dicendo? Che se tu metti in produzione un modello del genere, ci metterai poche settimane a notare delle cosiddette derive di prestazione. Tu avevi un test che aveva questa prestazione, poi lo testi su casi reali e probabilmente troverai una correttezza effettiva che è più vicina al valore corretto di cui ti ho parlato fino adesso. Se anche tu hai un'organizzazione a carattere sanitario oppure un'azienda sanitaria e vorresti fare prevenzione quanto riguarda una determinata situazione e hai già delle variabili che secondo te possono svolgere questo compito, mi puoi contattare sui principali social e renderò la cosa più strutturata dal punto di vista statistico, al fine di migliorare la qualità della vita dei tuoi pazienti. Ciao e alla prossima!